Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Bentornati nel portale della nuova era. Abbiamo un nuovo video di introduzione. Abbiamo un nuovo video di introduzione, abbiamo l'inquadratura consueta. Mi è arrivato il computer, mi è arrivato l'iPad, tutto sistemato. Abbiamo fatto questo tuffo nel passato con la vecchia inquadratura che molte di voi hanno apprezzato, anche a me piace tanto quell'inquadratura. È come se avessimo fatto un ritorno al passato, no? Per rinsaldare la nostra consapevolezza. Nelle questioni pratiche, a livello pratico, questa è l'inquadratura migliore perché questa bacheca fatta da Alessio, meravigliosa, è fatta proprio per mettere anche l'inquadratura così. Quell'altra inquadratura mi serve lo sgabello qua dietro, è tutto un casino dentro la stanza ed è un po' ostico, non è ordinato e non è funzionale. Quindi, però mi è piaciuta pure a me quella cosa, quindi le cose che ci piacciono. E mi ha fatto riflettere pure questa cosa, no? Non a caso questi pianeti, in questo pianeta, questi pianeti retrogradi stanno portando a rivedere il passato e anche nella fattispecie, come vedete nella pratica, accadono cose che ci riportano a delle situazioni indietro per farci prendere maggiore consapevolezza di dove siamo arrivati, no? E quindi siamo in una fase importantissima dell'evoluzione umana verso la trascendenza. Nella nostra scuola iniziatica apprendiamo l'arte del vivere, la magia pratica, come state facendo già tantissime di voi, soprattutto in questo periodo dove stiamo praticando fortemente il culto degli antenati, perché stiamo entro il 15 novembre. Entro le 10 e mezzo del 15 novembre potete fare il rito del dare il cibo, va bene? Poi non lo fate più e fate solo quello dell'altare. Alcune di voi mi avete mandato diverse mail per fare il rituale, il culto degli antenati con altre persone in gruppo. Certo, anzi, più siete, più aumenta l'energia e soprattutto quelli sono i passi principali, no? La meditazione, il sentirsi ispirati, il dare il cibo, dare l'acqua e passare l'incenso. Quelli sono i tre passi fondamentali. Per il resto, lasciate che il vostro sposo o sposa celeste vi guidi nei passi, perché è un rito ispirato. Dentro ognuna di voi e ognuno di voi c'è uno sciamano e una sciamana, sin dalla notte dei tempi. Quello che facciamo nella nostra scuola iniziatica è quello di riaccordare la connessione e quindi non fate altro che ricordare. Va bene? Le vostre intuizioni nel fare qualcosa piuttosto che un'altra non sono altro che ricordare. Non impariamo niente di nuovo se non ricordiamo, riaccordiamo. E quindi lasciatevi ispirare, quei riti vanno fatti con profonda ispirazione, prevedono anche dei balli con delle musiche tribali, con il tamburo sciamanico, e io ballo anche. Ok, nel rito che vi ho fatto vedere sul video Magia Pratica 8 l'ho fatto più introverso, no? Come rito, però si balla, si apre, si fanno delle danze, cioè quelli sono riti ispirati, bellissimi, bellissimi, quindi lasciatevi ispirare dalla vostra maestria, dal vostro sciamano o la sciamana che c'è in voi, perché dentro ognuno di voi c'è. E quindi queste le pratiche che vi faccio fare lo studio non sono altro che strumenti per togliere questi veli e riaccordarsi all'invisibile, riaccordarsi alla parte invisibile che è già in voi, insita, ok? Quindi, per i miei trascendentalisti stiamo andando da Dio, infatti. Quello che volevo dirvi è che è proprio questo. Sì, tutti questi giorni sono stati proprio una rivisitazione del passato e con questo Marte che è entrato in Leone, io valgo, io valgo. Perché io valgo? Perché ho guardato nel mio passato, ho riscritto la storia del mio passato. Caspiterina, io valgo, ok? Io valgo. Non mi faccio mettere più i piedi in testa dalla mia mente razionale, dal mio ego. Trascendo la dualità.
Vado oltre quello che la mia mente vede, perché ho capito che è una mera illusione, citta maya come la chiamano i buddisti, no? Cioè inganno della coscienza, tutto appare e scompare. Cos'altro vi volevo dire? Sì, allora, pubblicheremo i segni zodiacali per i prossimi 7-8 giorni, sono video sempre validi dal momento in cui li guardi, d'accordo? Come avete già visto, tutte le nostre sorelle prendono anche dei video spunto come messaggi dell'anima da video che riappaiono sul canale miei di 3 anni fa e 2 anni fa, perché il tempo lineare è una mera illusione, sta solo nella mappa mentale il tempo lineare, non esiste nella verità. Il tempo è circolare per l'anima, tutto coesiste nello stesso istante, esiste solo adesso. Esiste solo adesso. Quindi anche le previsioni settimanali di 2 anni fa, 3 anni fa, state andando da Dio, li vedete proprio come messaggi dell'anima. Che vi stavo dicendo altro, ragazze mie, ragazzi? Sì, sto pubblicheremo i segni zodiacali ehm, sabato, non so se li pubblico oggi, non so se li pubblico oggi, vabbè, mo vedo, devo finire ancora un paio. E venerdì, sabato, forse anche domenica continueremo con i segni zodiacali, pubblichiamo i segni zodiacali. E questo, ragazze mie, volevo dirvi che state andando da Dio e volevo vedere se c'è un messaggio per le mie trascendentaliste e trascendentalisti oggi. Qual è il messaggio di questa, diciamo, di questo andamento fluido? Allora, prendiamoci le carte della strega. Ah, per le ragazze che mi hanno chiesto, per avere il mio primo libro, che è una tesi di laurea in naturopatia, mandatemi una mail a taromantic21@gmail.com, ok? E la tesi è in formato PDF, scaricabile da PC, tablet o computer, e poi potete stamparla in cartoleria se lo desiderate, ok? Invece per i miei oracoli, lui, lei, sono disponibili, sono prodotti dalla Modiano e li trovate sotto all'info box in descrizione, distribuiti per adesso da Stazione Celeste, va bene? Ok, ho detto tutto, informazioni, adesso mi dimentico. Allora, andiamo a vedere quali sono i messaggi di oggi. Quali sono i messaggi di oggi? Per i miei trascendentalisti nel portale della nuova era. Ricordiamo che l'età dell'oro è uno stato di coscienza. È uno stato di coscienza l'età dell'oro, va bene? Ok. Non è da intendersi a livello cronologico, seppur poi nella realtà cronologica si verifica. Va bene? È uno stato di coscienza. È quando la conoscenza è vibratoria e non è più una conoscenza intellettuale. Ok. E comporta questo tanto altro, no? Ma questo ne ho parlato già nei podcast di magia pratica, dell'arte del vivere, scusami, l'arte... Ho 200 playlist. Nell'arte sciamanica, va bene? L'arte sciamanica. Chi è da poco nella nostra scuola iniziatica, consiglio di vivamente, folgorosamente, diciamo, di iniziare lo studio dalle playlist l'arte sciamanica, poi tutte le altre, ma l'arte sciamanica vi dà proprio la pratica e la pratica, ok? Non che le altre non lo diano, però come la mia conoscenza si espande, no? E quindi quelle sono le ultime, quindi comprensive della conoscenza acquisita e elaborata anche delle altre conoscenze che avevo. Poi la conoscenza è qualcosa di vivo, si espande e come diceva Socrate, io so di non sapere, più conosco, più mi rendo conto di non sapere proprio niente, perché si aprono portoni, si aprono vie, si aprono... Dici, wow, pensavo di sapere qualcosa, invece adesso che si è aperto quest'altro portone non so proprio una mazza. È meraviglioso, è meraviglioso. E la vera conoscenza è la conoscenza intuitiva. Eh sì. Allora, i libri, gli studi, i podcast ci servono solo ad aprire i canali, poi la conoscenza ti arriva intuitivamente, ognuno la fa propria, no? Allora, vediamo qual è il messaggio di oggi per le mie trascendentaliste e i miei trascendentalisti. Allora, mettiamo 3. 1, 2, 3. Allora, messaggio. Specchio. Tratta il tuo corpo come il palazzo che è.
Eh sì, il corpo è la manifestazione dello spirito. Eh sì, questa carta mi sta... State facendo un po' di yoga e meditazione, ragazze? Perché il corpo è espressione dello spirito, del divino. Il divino parla attraverso il tuo corpo. E quindi questa carta esorta anche a... Qua c'è una bellissima figura di una donna che sta danzando. La danza, abbiamo appena detto che i riti tribali, il culto degli antenati, si usa farlo con delle danze anche tribali importanti, bellissime, no? Per far fluire l'energia. Questa è una carta che mi richiama a questo messaggio qui. Vediamo le altre. Il faro, non dubitare del tuo valore. E beh, non dubitare del tuo valore. Il tuo valore non è da intendersi come il tuo ego, va bene? Tu sei una pluralità di spiriti, una coralità di istanze, di forze. Tu sei lo spirito del genio, sei lo sciamano, sei il mago, lo spirito romantico, il potere della parola, lo spirito creativo, lo spirito dell'aquila, il potere della visione, lo spirito dei tuoi antenati, dei tuoi avi, dei tuoi nonni. Tu sei tutto questo, tu hai un esercito dentro e fuori. Non dubitare del tuo valore. A tal proposito vi sto realizzando la potente preghiera sciamanica che io faccio ogni mattina, con il video come si fa, come si mettono le mani, cosa si deve dire. Vi sto realizzando questo, ve lo pubblicherò a breve. È la potente preghiera sciamanica che io imparai da Selene e la uso ogni mattina per richiamare a me le forze e le istanze della verità. Va bene? Come se fosse una sorta di... vi ricordate il grazie, 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 grazie? Ok, questa pratica rincara la dose, vi sentirete un esercito dentro. Va bene? Cos'altro? Piuma. Pensa prima di giudicare. Sì, qua abbiamo l'immagine di 4 amiche che fanno lievitare la terza. Eh sì, questo è proprio, guarda, si rifà al culto degli antenati che state facendo, no? Di mettervi in cerchio. Pensa prima di giudicare. Prima di tutto il giudizio deve essere eliminato, deve entrare un discernimento al posto del giudizio. Il giudizio è ciò che limita la tua espansione. Quando tu giudichi qualcosa, tu gli dai un nome, tu gli dai il potere del giudizio che hai dato. Per esempio, quando giudichiamo male qualcosa, quella cosa ti farà male. Quando giudichiamo bene qualcosa, quella cosa ti farà bene. Come le emozioni. Non ci sono emozioni negative o emozioni positive. Sono emozioni, sono dei. Se tu non li giudichi e li lasci fare il loro dovere e quello che devono fare, ti fa bene. Va bene? Pensa prima di giudicare, pensa più che altro io direi senti prima di giudicare. Senti e quando senti non giudichi più. E vi ricordate la differenza che vi facevo sempre del giudizio e del discernimento, no? Ecco, l'uomo trascendente, il trascendentalista, non giudica, ma discerne. Il discernimento non fa parte del giudizio. Discernere significa questo va bene per me adesso, questo non va bene per me più adesso, ma non lo giudico negativamente. Quindi comunque il trascendentalista direbbe va bene, è perfetto tutto, no? È l'ottava alta, giusto o sbagliato, bene e male. Trascendenza cosa vuol dire? Perfezione. Come diceva Eraclito, per alcuni uomini alcune cose sono giuste, alcune cose sono sbagliate, alcune cose sono belle, alcune cose sono brutte. Per il divino tutto è perfetto, è l'ottava superiore. Quindi mi stanno dando vari messaggi in questa stesa, mi stanno dicendo prenditi cura del tuo corpo, anche con creando una connessione con tutto ciò che introduci nel tuo corpo. Allora, per esempio, l'altro giorno mi sono fatta un'insalata con la lattuga, quella morbida però, quella morbida, le carote, i finocchi, la mela, che ci avevo messo altro? Ci ho messo la mela rossa, carote, finocchi, insalata e basta, questo avevo messo.
mi baciavo le carotine, mi baciavo il finocchietto, mi baciavo la lattuga, mi baciavo la mela. Mua, bella mia, ciao bella mia, ciao bella mia. Grazie che stai dando il tuo potere a me, introducendoti. Stai dando il tuo potere a me e te la baci, la mela, la carotina, va bene? Quindi, ma con tutti gli alimenti, fatelo con tutti gli alimenti, avrete delle cose sorprendenti, ragazzi miei, fatelo con tutti gli alimenti, fatelo con un pezzo di formaggio, pensando alla mucca che ha munto il latte, cioè grazie alla mucca, baciatevi il formaggio, fatelo con tutti gli alimenti. Vedrete la connessione bellissima che si creerà tra quello che introduci e te. Perché la, la natura si dà a te, si offre. Quel darsi si chiama morte. La mela muore mentre tu la mangi, ma quello non la mela è fatta anche per quello. Mi spiego? Non è solo un ornamento, no, sull'albero. Cioè, è bellissimo vedere un albero di mele, però il sacrificarsi, il darsi per amore del nutrimento a te. Quindi benedici, baciati le cose che ti mangi, benedici il cibo che mangi. Io lo faccio sempre. E pensa che lo stai introducendo, cerca di iniziare a immaginare con l'occhio della mente il passaggio del cibo quando entra nella bocca, va nell'esofago, poi scende. Cerca di immaginare dall'interno. Queste sono tutte pratiche che sensibilizzano la vista interiore. E poi danza, danza, balla, ok? E non dubitare del tuo valore. Sei un esercito, se c'hai miliardi di antenati addosso, non dubitare del tuo valore. Questo ti permetterà di levitare, di lievitare, librarti nell'aria come una piuma, piuma, piuma. Vi ricordate che negli Egizi, no? C'era il dio a capo della, forse Anubi era, non mi sto ricordando, ogni volta mi sbaglio con i nomi, perché non me li ricordo tutti, i nomi di divinità, ragazzi. C'era il dio quando vai dall'altra parte, no? Quando muori su questo piano terreno e vai dall'altra parte, c'era la bilancia, questo dio aveva una bilancia, su un piatto della bilancia c'era una piuma e sull'altro c'è un cuore. Se il cuore pesava più della piuma, allora ritornavi indietro, rifai l'esame. Cioè, non puoi andare al livello successivo. Quindi per alleggerire il cuore ci stanno dando queste informazioni oggi. Sentiti tutti i tuoi antenati, tutti questi, la pluralità degli spiriti che ti abitano, queste istanze. Il tuo corpo è pura apparizione, questa apparizione è pura possibilità. In questa possibilità entra in risonanza con gli alimenti che creano quel corpo lì, che danno nutrimento a quel corpo lì. E soprattutto il corpo è pura apparizione, appare e scompare, sono pure possibilità, gli organi sono pure possibilità. Come diceva Jung, gli organi sono dei, ma gli organi sono anche i tuoi antenati. Se tu lo chiedi a uno sciamano, ti dice cosa sono gli organi, i tuoi antenati. E chi sono gli antenati? È Dio. Ok? Quindi sono pure possibilità, quello che è stato un secondo prima non è il secondo dopo. È il giudizio della mente che fa sembrare quella cosa che era prima anche che c'è adesso. Tutto appare e scompare, appare e scompare. Quindi, ragazze mie e ragazzi, questo è un messaggio bellissimo. Io concludo qui per oggi e vi ringrazio per tutto, tutto, tutto. Se non sto rispondendo ad alcune mail perché sono veramente decine e decine e decine in questa settimana, è perché sto lavorando molto tra segni zodiacali, altre cose che voglio realizzarvi, quindi abbiate un po' di pazienza, ragazzi miei, piano 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 piano, tutto arriva quando è pronta la cosa, insomma. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io vi abbraccio profondamente, vi ringrazio tantissimo, stiamo facendo un lavoro straordinario ed è stupendo tutto questo perché ce la iniziamo veramente a godere. Detto questo, vi abbraccio fortissimo, noi ci vediamo prestissimo e come sempre, che tutti gli dei vi benedicano. Mua!